Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono James, questo è Winter Quartering. Oggi andiamo ad acquartierarci in paradisi tropicali perché facciamo una partita Band of Brothers, Old Breed, South Pacific. Andiamo al caldo, ai tropici, in ferie. Via. Sì ragazzi, dai che partiamo, andiamo a farci questo training scenario che è il numero 2 del nostro scenario book, si chiama King of the Hill. Praticamente i giapponesi desideravano stabilire un punto di osservazione per guardare cosa combinavano gli americani a Lunga Point, mentre i Marines anche loro volevano stabilire un punto di osservazione per vedere cosa combinavano i giapponesi sulle posizioni del Matanikau. Però tutti e due hanno scelto la stessa collina, lo stesso giorno, la stessa ora per fare questa cosa, e quindi c'è un attimo un rendezvous su un'altura che era stata indicata come punto eccellente per questo scopo da tutti e due gli schieramenti, quindi c'è un po' di casino. Ho già fatto il setup, vediamo subito qua, uno scenario che dura 4 turni, terrò traccia con questo dado, si vede? Sì. Gli americani setupano prima, poi i giapponesi, e muovono prima i giapponesi. Queste sono le unità in mappa, vediamo 8 unità per lato, 6 fucilieri per gli americani, un mortaio e una mitragliatrice, e più o meno simmetrico, 5 fucilieri per i giapponesi, 2 squadre di mitragliatrici però e una di mortai ma leggeri. Allora, gli operation range sono 2 a 4 per gli americani, cioè possono muovere da 2 a 4 pezzi per turno, mentre i giapponesi hanno 3, quindi sempre 3. Poi gli americani hanno 2 command points, mentre i giapponesi ne hanno 1. L'obiettivo dello scenario è conquistare questa altura qua, dove ci sono queste Victory X. Chi avrà unità alla fine dei 4 turni qua sarà il vincitore. Se ne conquistano una a testa, pareggiano. Però cominciamo subito qua. Intanto il bicchiere qua non è per bere, che mi piace tirare il dado qua perché a me dà soddisfazione sto rumore. Bello, però
togliamo un attimo. Vediamo subito la mappa qui, sto South Pacific, sto Old Breed, un attimo di casino iniziale perché è super piena, super folta, terreni ovunque, inizio un po' in mal di testa, però ci fai l'occhio un attimo e poi diventa agibile. Vediamo subito che l'elemento preponderante giustamente è la giungla, verde, va bene, si vede. Altra cosa, questa erba qua, che tipo erba folta, si chiama kunai grass, praticamente mega erboni che ti coprono quasi completamente. Qui ci sono dei sentieri che passano per la giungla, però vabbè, non si utilizzeranno sta partita perché alla fine qua è la ciccia. Ma la roba principale che bisogna capire sono le alture, signori, perché qua soprattutto ci sono diversi livelli di alture, bisogna farci un attimo l'occhio. Più alte sono, più scure sono. Infatti vediamo che qua questo livello è terra, qua è a terra, no? Qua è a terra. Il primo livello di altura, vediamo, che è tutto sto perimetro qua, si vede, è bianco all'interno della giungla. Vedete? Hanno tutta sta linea. Ok, infatti l'erba da verde diventa marroncina, se notate, perché diventa un po' più scura. Dopo, secondo livello dell'altura, cioè da qua montiamo qua, siamo al primo livello di altura, no? Secondo livello di altura è questo, perché siamo qua. Bisogna contare le creste. Anche questo è un secondo livello, anche questo è un secondo livello, anche questo delle Victory X, che adesso le togliamo, è un secondo livello. No, da qua però vedete qua c'è un altro livello, questo che è il terzo livello. Questo qui è il punto più alto della mappa praticamente. Da qua domini tutto. Quindi è perché non ho scelto questa, non lo so, era meglio fare l'osservazione qua, però vabbè, questo scenario va bene questo. Fuori questo c'è un livello 1, dei livelli 2 e questo livello 3 più alto. Boh, questo è importante. Tutti i terreni hanno il loro modificatore di movimento e anche un fattore di protezione, eccetera, quando ti sparano, eccetera. Boh, qua c'è tutta la tabella. Questa praticamente è la tabella del gioco, non ci sono combat table così, però sta roba qua, sta chart di terreni, ci si va agevolmente, direi. Queste sono le unità settappate. Gli americani dovevano settappare a est della fila M, che è questa, mentre i giapponesi a ovest della fila E. Qua vedete subito marker, robe strane, sto conceal, cos'è sto conceal? Praticamente sotto ci sono le unità. Questo sta a significare però che al momento sono tappate, cioè il nemico non le vede, sono imboscate, quindi vabbè, io adesso gioco da solo, però l'altro non sa neanche cosa e dove, in teoria. Io giocherò a proposito da solo, è un trucchetto per giocare da solo, infatti dei giapponesi non ci ho messo le unità sotto, ci ho messo solo il conceal, qua ne ho messi due perché teoricamente sono due unità. Dove le ho messe le unità? Tazza magica. C'è questo trucchetto qua che te lo dicono anche nel manuale, se devi giocare da solo tu metti le unità in tazza, quando muovi tu un'unità, quindi la scegli nel tuo turno per muoverla, scegli tu l'unità da mettere al posto del conceal. Ma se per esempio un'unità americana vede questa qua e devo togliere il conceal o qualcuno gli spara e per qualche motivo il conceal viene tolto, cioè non è più nascosta, questo significa il conceal, la pesco a caso. Quindi non so magari cosa sparo, dove vado, cioè, c'è un attimo di questa incertezza di una roba, un trucchettino insomma, tanto per così, per divertirci. Quindi se la rivelo io andrò a scegliere quella sempre che va meglio per i giapponesi, insomma un attimo di così. Ultima roba è sto conceal, vedete c'è sto -1 eccetera, questo vuol dire che l'avversario ha un malus per quando ti spara, ok, perché non ti vede bene, quindi non ti mira bene. Da notare che i giapponesi hanno un conceal -2, che è una roba nuova di Old Breed, perché sono bravi a imboscarsi nella giungla. Il combattente giapponese è molto addestrato nel combattimento della giungla, ancora prima della guerra, preveggente, però quando si muove andrà a conceal -1 e non potrà mai riprendere il conceal -2, quindi questo scenario qua non è che serve a tanto. Ma andiamo avanti, dai, praticamente abbiamo 4 turni. Allora, giapponese, vado a scegliermi io l'unità perché al solito sistemino qua stupidino il solo. Vado a prendermi una squadra di mitraglieri perché la voglio posizionare bene. Tanto vediamo subito anatomia di un counter. Qua numeri a sinistra, signori, quanto bene spariamo. Questo in mezzo agitata, qua 14, tantissimo, sono fortissimi. Mitragliatrice. Questo qua, sti due numeri qua a destra, cosa deve fare l'avversario per farci una ferita, sopprimerci, ci mette ste robe qua, intanto che bello, o eliminarci anche direttamente il secondo numero qua, dopo vedremo meglio. Numeri qua 3, sti tre numeretti qua invece sono i numeri al morale.
Adesso che non siamo soppressi né niente, si conta sopra solo il 10 sopra. Quindi fare un check del morale, dobbiamo tirare il nostro D10, perché qua si usano i D10, e fare 10 o meno per superarlo. In questo caso non lo facciamo, è automatico quando stai bene. Ma se fossimo stati suppressed, ci occorrerebbe un 7 o un meno per attivarci, qui non è certo. Mentre se fossimo stati fully suppressed, vedete, ci occorre un 4 o meno. Problemi? Molto male. Altra roba. Per il movimento bisogna considerare i punti di movimento, giusto? Allora, sui counter non ci sono scritti i punti di movimento. Le squadre come questa dei mitraglieri qua, o alcune squadre mortaio eccetera, sono delle weapon team, hanno sta dicitura qua. Loro hanno 4 punti di movimento default, mentre le squadre di fucilieri, queste qua normali che non hanno niente, ne hanno 5. Poi per muoversi bisogna considerare i terreni dove ci muoviamo. Vedete, abbiamo tutta la nostra bella chart qua che ci dice infantry movement, modifiers, però vabbè, spaventatevi, abbastanza easy. Quindi andiamo a vedere dove ci muoviamo. Adesso ci muoviamo da qua con questo. Il consiglio giapponese quando si muove diventa un -1, quindi praticamente solo quando lo tappi che stai, se non lo muovi mai, che sta a -2, sta là bello imboscato pronto a sorprenderti mentre lo aspetti. Vabbè, muovi in open terrain è un punto movimento, ragazzi, quindi qua ci sarebbe 1. Qua se dovessimo salire, adesso vogliamo salire ovviamente, andare higher elevation ci costa un +1 del normale, quindi se da qua volessimo andare qua ci costerebbe ben 3 punti movimento, quindi 1, 2, 3. Però noi vogliamo fare ancora le robe, però non vogliamo muoverlo qua, vogliamo muoverlo qua. Però qua c'è la giungla, andare dentro la giungla a Guadalcanal costa 3 punti. Perché dico Guadalcanal? Per fare la battuta, perché ci sono gli scenari in New Britain, ci costa 2,5 punti, perché la giungla è meno pitta, non lo so. Comunque vogliamo muoverlo qua, quindi mi costerebbe 1 più 3 andare dentro la giungla più 1 dell'altura 5. Non ce li abbiamo perché sta qua è una weapon team, ne ha 4. Però cosa possiamo fare? Possiamo spendere il nostro bellissimo command points per raggiungere un punto movimento e così possiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, da 4 li portiamo a 5 e li mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua perché ogni unità può usufruire di un punto comando per turno, e gli mettiamo anche used perché l'abbiamo usata, è spesa. Quindi questa è la nostra prima. Noi abbiamo operation range di 3, quindi siamo obbligati a muoverne 3, ragazzi, quindi dobbiamo fare robe intelligenti. Allora con la nostra seconda direi che vediamo di cercare di piazzare anche un'altra squadra qua di robi. Da qua, da questo, dai, facciamo 1, 2, 3 e la mettiamo qua. Col 4 volevo andare qua ma non ci arriviamo e non abbiamo più command points. Intanto speriamo che non ci vedano sto turno, tanto che ci piazziamo. E col terzo 1, 2, perché ci costa 2 andare in open terrain qua, higher elevation, 1, 2, e andare qua ci costa gli ultimi 3, facciamo 3, 4, 5 così, dai. E questa la squadra di fucilieri ovviamente. Scenarino used. Boh, abbiamo utilizzato i nostri 3 cosi. Vedete, i giapponesi non sono flessibili, sempre 3, invece gli americani possono decidere da 2 a 4 è meglio. Allora, l'americano sicuramente vuole portare gente in posti giusti. Sta squadra di mortai cosa fa qua? Niente. Allora, chiariamo subito una cosa, che dopo dite questo qua è pazzo, fa le mosse sbagliate. Allora, avevo detto che questo è un livello 0, no? Perché l'1 comincia tutto qua intorno, vedete questa bella cresta. Allora da qua a qua questo è un livello 2, no? Perché si va da qua a qua. E allora per farci capire che dal livello 2 a livello 0 non si può andare, ci mettono sto crestone qua. Questo simboleggia il dirupo, cioè, infatti blocca anche l'adiacenza. L'adiacenza, va bene, l'adiacenza non lo sto a spiegare, penso che la sappiamo tutti. Ok, quindi da qua io non posso andare qua, dal livello 0, non posso andare direttamente al livello 2, devo andare al livello 1, livello 2, ok? Però qua non c'è, quindi da qua posso andare qua. E qua siamo a livello 1, andiamo a livello 2, vedete qua, la collina fa così. E qua c'è il crestone perché ci blocca a livello 2. Vabbè, andiamo a livello, muoviamo sta squadra di mortai qua, quindi lei ha 4 punti di movimento, quindi farà 1, 2, no? Open terrain, higher elevation, e stessa roba andare qua, 3, 4. Questo è un bel posto per i mortai, secondo me è migliore forse. Poi muoviamo anche loro intanto, sì dai, perché no? Vanno dove i mortai intanto? 1, 2, 3, 4. Loro non ci hanno visto intanto, perché? Perché qua è una casella cieca, se fossimo mossi qua, loro ci avrebbero visto, anche noi avremmo visto loro. Quindi quando ci vedono avremmo dovuto perdere il conceal
Il conceal poi si perde anche quando ti colpiscono, mentre se sei in open terrain ragazzi, che è un concetto, il concetto di open terrain è terreno vuoto, è importante per tante robe. Dopo c'è il beneficial terrain, è dove hai un riparo, per esempio nella giungla, un high grass. Comunque quando sei in open terrain e loro è in linea di vista, perdi il concealed. Un'altra roba che si può fare con i command points, ragazzi, è utilizzarne uno, quello che avremmo dovuto fare prima magari, uno o quanti se ne vuole insomma, per muovere unità prima del turno avversario. Quindi in questo caso che toccava il giapponese potevamo muovere roba prima con l'americano, non sarebbe stato male muovere quello, ma poi mi sono dimenticato. Prima che si mettano meglio magari, sì dai, così intanto rivediamo anche qualcos'altro. Cerchiamo di muovere sti Marines, questo qua, facciamo 1-2. Oh, adesso qua siamo in linea di vista di questo. Per guardare la linea di vista cosa si fa, ragazzi? Tanto qua si può sempre guardare per vedere se si toglie il concealed, però quando devi sparare lo fai solo quando già annunci un'azione sparo. Se non c'è la linea di vista sei fregato, non spari, ti metti lo used. Comunque si traccia, adesso vabbè io non ho niente qua perché sono sprovvisto oggi, non mi piace sta cosa, però rimedieremo. Si guarda dal centro dell'esagono al centro dell'esagono, quindi in questo caso ci vediamo. Quindi anche lui perde il conceal qua, il nostro amico. Quindi ricordatevi, quando perdiamo il conceal dobbiamo fare un facing, quindi noi facciamo sto facing qua e loro fanno sto facing qua, così. Qua c'è un discorso da fare, che loro potrebbero fare op fire, perché noi ci muoviamo, non è che stanno là, ehi ciao, guarda che belli si muovono. Possono fare fuoco d'opportunità e loro potrebbero proprio, perché sapete perché? Se poi noi ci muoviamo per esempio qua, loro non ci vedono più qua, mi sembra. Quindi loro decidono, vedete, non lo posso checkare la linea di vista sta roba, cioè devo essere sicuro, dopo se provo dopo e non c'è me la mangio. È scritta nel regolamento sta roba, bella comunque, come roba giusta. Quindi diciamo che facciamo sto op fire. No, scusate però. Avrebbe potuto fare op fire, ma non lo fa perché è già used. Quando sei used puoi fare solo il final op fire, cioè che lo fai in esagoni adiacenti a te. Quindi va bene, qua mi sono fatto un sacco di seghe con l'americano per niente. Però se avessimo avuto il coso qua, il command point disponibile, avremmo potuto spenderlo per fargli fare final op fire fino alla sua gittata normale. Mi ero dimenticato anche di averlo speso perché lo vedo qua sotto lo used. Vabbè, comunque lui è fortunato, fa 1, 2, 3 e vorrebbe andare qua dentro. Ne servono altri 3, ne ha solo 2, quindi cosa fa? Spende il command point, no? Come abbiamo fatto prima di là, e va dentro qua. Direi che facciamo che il 4 prima che magari questo qua, questo tizio qua, 1, 2 e dovrebbe perdere il conceal, no? E poi fa 3 qua. Perché? Perché adesso avrebbe fatto il facing ovviamente. Adesso quando noi lo marchiamo used è fuori dalla linea di vista dei nemici e può riguadagnarsi anche il concealed. Però in questo modo qua marchiato used no, dopo che ha fatto il fuoco, cioè dopo che ha sparato non puoi mai guadagnare il concealed, quindi solo dopo che ha fatto op fire oppure mosso che gli metti lo used. Intanto anche questo è used. Poi questi sono i nostri 4 movements. Adesso tocca di nuovo il Japan qua, quindi signor Japan, cosa vorresti fare? Sicuramente vorresti portare su gente. Una cosa che non abbiamo fatto con questa, prima potevamo fare assault fire, va bene, adesso ce la mangiamo. Quando gioco da solo una cosa e con la camera è un'altra. Ovviamente un turno, ragazzi, finisce quando tutte sono state marchiate used oppure op fire, che adesso non penso che qualcuno si marchi op fire. Un'unità può essere anche marchiata used anche se non fa niente, abbiacimento. E all'inizio qua per il giapponese è un po' difficile muoversi. Adesso intanto va bene, questi ve li ho messi per farvi vedere come si può giocare in solitario, però ormai ho sempre le solite unità da muovere. Da qua lui fa 1, 2 e poi 3, 4, 5, si mette là col suo amico qua. Mettiamo gli used. Dobbiamo tentare di pensare anche dove piazzare il mortaio, perché hanno un mortaietto loro qua. Questo il mortaietto lo mettiamo qua, fanno 1,5 e loro però mortaietto dei giapponesi è una roba, un mortaietto leggero. Loro sì, vedete che non hanno il VT qua. Si tratta come un'unità di fanteria, a parte quando deve sparare queste robe qua, cioè è un po' un mix, quindi per il movimento a 5 puoi anche fare assault fire, può fare
Erano sti mortaietti leggeri, no? Equipaggiamenti nella giungla, loro erano adestratissimi, no? Preparati per queste robe. Infatti gli inglesi si sono trovati spiazzati, all'inizio sappiamo com'è andata. Quindi fanno 1,5, poi per andare qua sopra se ne correrebbero 4, quindi niente, si ferma qua. Ci manca la terza, che magari... portiamo avanti questa, facciamo 2,5 per andare qua, poi scendiamo qua. Qua non possiamo andarci, ce ne sono già 2. L'americano, intanto magari cominciamo a mandare avanti questi qua, quindi qua gli costa 4 andare qua, ragazzi, 4. Col 5 non riesco neanche ad andare qua, però possiamo spendere un command point, tanto dopo si rigenerano. Andiamo qua intanto, qua siamo comunque protetti perché abbiamo collina, cosa qua. Loro li mandiamo qua, 1, 2, 3, 4, che sono i 2, poi gli ultimi 2 muoveremo quelli là, ovviamente. Allora li facciamo fare 1, 2, 3 e andare qua, sì, perfetto, è un 4,5. E anche questo uguale al momento, che sono belli protetti là dietro la giungla qua, che è più alta di questa, quindi blocca. E il giapponese è l'ultima qua, questa roba qua, dove la vogliamo portare? Al momento potremmo portarla anche là, tanto dopo muoviamo, però loro magari fanno dopo un command points per muovere prima di noi, ci sparano qua. Qua ragazzi, un gioco bisogna evitare di fare grupponi, perché sennò quando ti sparano tutte le unità sulla casella subiscono gli effetti. 1,5 e qua fa 4,5. Boh, dai, perfetto. Adesso ci sarebbe una fase di rotta. Cosa vuol dire? Tutte le unità che sono in open ground sotto linea di vista nemica, quindi se state attenti qua ce n'è una che è questa, devono fare un test di morale. Se lo superano stanno là, se no devono ripararsi dove c'è un beneficial terrain, oppure andare, se non c'è, muoversi verso l'angolo di rotta, il lato di rotta, perché tutti gli schieramenti hanno un lato di rotta. Per gli americani è il lato est in questo scenario, per i giapponesi così. Se per esempio dovessero muoversi, ovviamente si muovono con il loro movimento, e non riescono a trovare un riparo e hanno abbastanza movimento per andare anche a attraversare il bordo, se ne vanno proprio, capito? Però è difficile, insomma, qua nella giungla, però potrebbe anche capitare. Cioè c'è sempre un beneficial terrain, in the grass, così qua. La rotta poi, oltre quando sei in linea di vista in campo aperto, sostanzialmente, ce l'hai anche quando devi fare un test, quando sei nella stessa casella di un avversario, cioè andrai in corpo a corpo. Oppure se sei adiacente a un avversario che non è in corpo a corpo, quindi attenti. Però i giapponesi sono tremendi, ragazzi, perché hanno delle unità come questa, che vedete che hanno questa S qua vicino a cosa. Questa è marchiata come Seishin, vuol dire che hanno Seishin, la regola speciale Seishin. Lo shintoismo sono super fanatici, addestrati, bravi, e praticamente loro vanno in rotta solo se sono nella stessa casella di un'unità nemica, altrimenti tengono il campo. Non è questo il caso di questa qua, però quindi dovrebbe fare un check il morale, però ha 10 di morale, quindi sta là, è a posto, superato automatico, no? Quindi va bene, l'ultima fase del turno è recovery phase, quindi praticamente togli tutti gli used, ricarichi command points. Se qualcuno fosse fully suppressed andrebbe a suppressed, se qualcuno fosse suppressed sarebbe a posto. Molto bene, adesso andiamo al turno 2. Oh, qua americano, vuoi fare qualcosa prima che... americano, sì, facciamo qualcosa perché sfruttiamo sta roba e tentiamo di spararle finché è scoperta. Quindi apriamo il nostro command points qua, abbiamo used, dobbiamo fare il check del morale, ma siamo pieni. Boh, per sparare qua sapete che abbiamo noi i due valori. Quando sparo io da fermo, non sparo da fermo, adopero quello a sinistra, quindi in questo caso il 4, e mi serve un 4 meno per colpire. Vabbè, in questo caso qua
non ci sono modificatori, lei è in open ground, però qua la nostra tabella ci dice che è solo quando moving in open ground. Adesso lei è ferma, quindi solo con l'opportunity fire praticamente che si applica. Niente, in linea di vista, basta, siamo alla stessa altezza. Qua è un po' di robe, no? Magari anche la giungla, robe, bla bla bla. Non c'è niente, abbiamo solo un 4 o meno per tirare. Adesso dado bello, un 6, non abbiamo fatto un tubo. Un altro modo per spendere i nostri command points, vabbè adesso abbiamo già speso questo turno su di lei, però dico per altre cose, sarebbe utilizzarne uno per alzare la nostra soglia di cecchinaggio, diciamo, il nostro proficiency fire. Quindi da 4 potevamo colpire portarlo a 5 e colpire con 5 o meno. Non è questo il caso. E abbiamo utilizzato già una delle nostre unità fuori turno intanto. Vabbè, tocca al Japan comunque che muove per primo. Allora, la prima cosa che vorrà fare sicuramente vorrà portare al coperto sta mitragliatrice qua. Ora, o la portiamo al coperto qua intanto, e poi magari la mettiamo qua un turno successivo, oppure la mettiamo già qua, poi rompe un po' le scatole ai movimenti, perché da qua lei può beccare solo sta collina. Portarla qua, vorremmo portare questa qua, non vogliamo raggrupparne due assieme perché sennò è proprio... la portiamo, tentiamo di portarla qua, che almeno qua un po' di linea di vista ovunque, quindi diciamo fa 1, 2, 3. Quindi qua è ancora in linea di vista di questo, quindi non si mette concealed perché si traccia anche così. Questo è il nostro 1. Il nostro secondo invece sarà... bisogna correre su sta collina e prendercela prima che rompano le scatole. Va bene, dai, muoviamo questo. Quindi questa può fare 1, 2, 3. No, può fare 4 tranquillamente. C'è da dire una cosa, noi qua abbiamo un mortaio. Allora, anche se il mortaio da qua non vede, perché ha sta casella cieca qua, mortai ha una roba figa che hanno lo spotter che può andare in una casella adiacente e tracciare la linea di vista della casella adiacente. Sparo con un -1, però capite, noi l'abbiamo messo qui perché intanto qua non è colpibile, è sicuro, no? Non è visibile, però lo spotter che va qua può vedere roba e quindi avrebbe potuto anche tirare qua, ma col direct fire, quando fai fuoco di opportunità, che è quando l'avversario si muove, non lo puoi colpire a meno che non entri nella sua seconda casella. La seconda casella è questa e qua noi non lo vediamo perché dietro la collina qua lui è coperto, anche se siamo a livello 3, no, cioè proprio sotto la cresta della collina, no? Dell'altura, quindi ha fatto 4. Per andare sopra qua non ce la fa, però per sto turno lui è tranquillo, là, maledetto. Potrebbe cominciare a muovere questi. Questi non fanno tantissimo perché fa 1, 2, 3, poi si deve fermare, però intanto se non li portiamo avanti, ciao. Questi sono i 3. L'americano ne ha altri 3 da muovere. Sicuramente bisogna mettere questa mitragliatrice qua. Ok, quindi siamo a 2. Poi bisogna muovere gente avanti, c'è poco da fare. Perché prima che posizionino robe, qua che abbiamo dei signorini, 1, 2, 3, 4, 5 potrebbero fare. Sì, non possono farci up fire da qua, quindi a posto. Ah, però da qua sì, cavolo. No, c'è questa in mezzo alle scatole che è la stessa altezza. Quindi facciamo così. Questi fanno 1, 2, 3, 4. E qua non li vede nessuno. 1, 2, 3, 4, 5. E a sto punto portiamo avanti anche questi. Fanno 1, 2, 3, 4, 5. Boh. Japan, vai che tocca a te. Diciamo che tu qua sei un po' inutile, quindi bisogna portarti qua. Ragazzi, qua si potrebbe fare opportunity fire, però è un disastro perché avremo un -1 del concealed più un -2 perché è in giungla, quindi... E comunque qua siamo tutti used, quindi non potremo farlo. Però per fare capire non è che si fa sempre, dipende. Robe da valutare. Quindi quello era 1. Quindi portiamo avanti questo anche, magari intanto. Tanto qua siamo subito giù dalla collina, siamo abbastanza protetti al momento, quindi sì, mettiamo questo, facciamo 3. Allora, roba dei mortai. I mortai normalmente non possono sparare da dentro la giungla, a parte se hanno cominciato il setup, la partita in quella casella. In quel caso là si presume che si sono preparati lo spiazzo, no?
vedete come è tematico questo gioco. Però i mortaietti qua leggeri di giapponesi, i Nippon, sono tremendi, loro possono, perché sono fatti apposta per combattere nella giungla. Qui una cosa, quando ti muovi, che puoi fare un assault fire, che comunque in questo caso, vabbè, inutile, però dai, lo facciamo per the sake of the demo, dai, come dicono gli Sganaway. Quindi si muove qua, fa 4, poi deve sparare. Quando spari tu togli il conceal, cioè quello non volevo farlo, però vi mostro, sacrifico il Japan per mostrarvi. Quando si fa assault fire, che è una roba figa, non muovi poi ti spari, adopera il secondo valore sulla barra, che è più basso, quindi non il 6 ma utilizziamo il 4. Dove spariamo? L'unico che vediamo, questo, anche se dentro la giungla è concealed, però abbiamo linea di vista fin là, perché qua siamo alti, no? Siamo alla stessa altezza, qua passa da qua, è libero, cioè, qua sarà difficilissimo colpire perché ha un -2 della giungla più un -1 che è concealed. Vediamo qua, lei i mortai nella giungla, no, -2 qua, cioè colpiamo solo con un 1, quindi non andava bene farlo. Possiamo adoperare un command point per colpire con un 2, ma sì dai, facciamolo perché sennò disastro. Abbiamo fatto un 9, quindi niente, qui è stato il nostro secondo, la nostra terza, questa qua, e da qua può fare 1 2 3 4, da qua è protetta, no? Non la vedo. Americano, mortaio potrebbe sparare sinceramente là. Questo qua praticamente è il punto meglio per i mortai, è l'occhio di Dio, questo punto qua, cioè vedi tutto, è il punto più alto della mappa. Quindi se noi facciamo direct fire, mandiamo il nostro spotter qua, cioè possiamo sparare qua no, però perché è subito dietro la cosa, questa stessa roba qua no, e neanche qua, gli alberi davanti, però qua e basta. E qua, e anche qua. Questo potrebbe essere un bel punto alla fine, perché non ha neanche il concealed, quindi possiamo cominciare a mettere un po' i fuochi su pressione. Allora, non è più concealed, lui si spara, lui quando spara ha un 8, però se fa il direct fire, cioè che manda lo spotter, ha un -1, quindi è un 7. Allora, colpire nella giungla abbiamo un -2, quindi sarebbe un 5, però colpire da un punto più alto, un punto più basso, abbiamo un +1 e 6, quindi andiamo. Un 6, vedete, abbiamo colpito. Ci mettiamo il suppressed, approfondiamo il discorso perdite. Allora, per colpire dovevamo fare un 6 o un meno, no? Vedete i due numeretti che ha lui qua? Se tra il tiro di dado e il nostro valore che ci serve per colpire, cioè il 6 o meno, e il tiro di dado che tiriamo, riusciamo a farci incastrare uno di questi due valori, triggeriamo robe. Cioè in questo caso, per esempio, se avessi fatto un 3, ci sta il 3 qua della perdita. Qui 3 più 3 fa 6, che è il nostro proficiency rating. Tiro di dado più uno di questi valori deve essere uguale o minore al proficiency rating. Quindi se ci incastravamo sto 3 qua, lui andava ridotto e fully suppressed. Se adesso non era impossibile, ma se riesci a farci incastrare il secondo numero qua, perché per esempio non so, hai tanti modificatori, a volte ti danno più 3, più 4 eccetera, è eliminata. Quindi guardi quanta la tua potenza di fuoco, guardi il tiro del dado, se per arrivare alla tua potenza di fuoco riesci ad incastrarci uno di questi due numeri qua, se ci stanno, succedono robe. E praticamente lei è suppressed adesso qua, è un bel pallettone qua, non c'è di cocco. Boh, quello è stato prima mossa americana, comunque mi è piaciuta. Seconda mossa americana, adesso potremmo fare 1 2 3 4 5, guarda che bello. E a questo punto direi che questa qua abbiamo la foresta davanti, più siamo dietro un coso d'altura, quindi siamo abbastanza tranquilli. Possiamo portare avanti quello, però diciamo passo, perché non siamo obbligati a farne 4, vedete che bello sta roba. Ne abbiamo fatte 2, ne abbiamo fatte 3 anzi, e lui deve portare, farà 1 2 3 e penso 4 là, perché tanto nessuno riesce a colpirlo là. Però c'è una roba da dire, fa 1 2 3, lei potrebbe fare final op fire spendendo un punto comando, quindi lo faremo, perché tanto se no cosa facciamo questo punto comando qua. Final op fire, utilizzi il secondo valore. Questo è come prima che fai il fuoco d'opportunità, no? Però quando sei già used puoi fare il final op fire. Normalmente lo fai solo in caselle adiacenti a te, lo puoi fare, però se spendi il punto comando lo puoi fare fino alla tua gittata.
qual è la roba grave? Che il Final of Fire però è a un -2 di malus default. Lei è a 6, il Final of Fire è a 4. C'è di più, loro sono concealed e sono nella giungla, quindi un -3. E poi c'è da dire, quando tiri un 1 per sparare, questo gioco qua, il South Pacific, è opzionale agli altri e non si può fare con tutte le sfaccettature, succedono gli eventi. Andiamo avanti. Allora manca l'americano, che è quello che voleva, perché voleva tentare di muovere questo qua. Allora farà 1 2 3 4, dai, la mettiamo qua. Le robe avventate qua di solito vanno a finire bene, abbastanza realistico sto gioco su certe cose, come le simula, anche se è semplice. Abbiamo tutto. C'è una route phase? No, perché nessuno è in open terrain, ovvero, o meglio, loro sono in open terrain ma non hanno linea di vista, quindi a posto. No, neanche loro, perché sono gli alberi sopra una collina qua, loro sono dietro. Comunque sono dietro la collina. Quindi togliamo command points. Ragazzi, suppressed se ne va. Questa tiene il concealed, perché qua chi è che l'ha vista? Nessuno l'ha vista qua, quindi posto. Buon ragazzi, turno 3, vedete qua cose potrebbero cominciare ad animarsi. Allora, l'americano vuole fare sicuramente 2 robe subito. Dobbiamo sparare con questa mitragliatrice sicuramente, o col mortaio, ancora meglio. Sì, col mortaio, poi dobbiamo separare quelli. Va bene, dai, partiamo subito con il mortaio. Proviamo a cecchinare qua. Quindi sono un 8 meno 1 meno 2, cioè un 5, meno 1 dello spotter che va qua e 2 della giungla, 5. Però abbiamo un +1 del higher elevation, quindi un 6. Dai, spaccalo. Un 3, ragazzi, vedete? Un 3. Abbiamo fatto un 3. Il nostro firepower proficiency 5, firepower è 6, e quindi riusciamo a farci incastrare sto 3, vedete? E allora lei diventa ridotta e fully suppressed. Pam! Command points, e questo è used. E vogliamo utilizzare anche un altro command points, perché non mi piace vedere questi due qua assieme. Mandiamo un 2-3 qua intanto. Loro non avevano il consiglio. Questa roba qua è l'unica roba che non ho capito bene, però va bene così. Ok, abbiamo già adoperato i nostri 2 cosi qua. Oh, giapponese, cosa vuoi fare? Possiamo muovere sopra là. Poi ci arrivano in 20, ma noi ne abbiamo 2. Intanto prima roba tentiamo di fare qua. Spariamo con i mortai qua. Allora andiamo higher elevation, quindi abbiamo -1. Quindi loro hanno 6, 6 meno 1 fa 5. Però hanno anche il concealed, quindi è 4, e sono nella giungla, quindi è 2, disastro praticamente. Bisogna tentare, quindi tiriamo col 2, un 3 quasi, cavolo. Se spendevo sto robo qua prima. Allora proviamo qua, togliamo sto concealed, ci riveliamo e da qua spariamo qua. Ragazzi, qua vi ricordo ancora, questo è il punto più alto del crestone, quindi da qua si vede qua, cioè questo è sopra di loro. Quindi stesso discorso, qua abbiamo 7, meno 1 higher elevation, quindi 6, meno 1 il concealed 5, meno 2 la giungla, qua fa 3 però, quindi il 3. Ecco, vedi, niente. Ecco, l'ultimo ne mandiamo su 1, ragazzi. Anzi, sarebbe meglio che andassero prima gli americani, perché così poi noi abbiamo il Senshin al corpo a corpo. È forte il Senshin. Intanto muoviamo su uno di questi qua. Noi i 3 li abbiamo fatti. Americano, adesso tocca a te, cosa vuoi fare? Allora, c'è da dire una cosa nella giungla. Normalmente quando muovi adiacente a un'unità nemica, tutti e due perdono il concealed. Però se sei nella giungla, guardando questa situazione qua, se io mi muovo qua con l'americano, io perdo il concealed, ma lei no. Nella giungla funziona diversa sta roba qua, capito? Se eravamo in open terreno è difficile roba, sì. E la giungla ti tappi. C'è di più, se tu vai in corpo a corpo nella stessa casella con un'unità che è concealed, lei, sapete cosa succede? Ambush, cavolo, c'è storie qua. Vedi, la situazione non è piacevole. Qui sto valutando con l'americano di andare qua, però qua dopo perdo il concealed, non va bene. Ovviamente anche se muovo dentro perdo il concealed. Allora, se noi andiamo dentro qua, loro ci arrivano dentro e loro hanno gli 6 shin, però è che se vanno prima loro almeno li facciamo up fire. Beh, facciamo che con sta mitragliatrice qua, dai, intanto ci scopriamo. Spariamo là. Quindi siamo 7,
ovviamente lo orientiamo, 7, higher, qua siamo lower elevation, quindi andiamo a più 1, 8, però meno 2 della giungla, al 6, un 5, abbiamo suppressed. Seconda mossa, facciamo, vabbè, un 2, 3 e 4. Ok, giapponese, tocca a te. E loro che sono fully suppressed, quindi di sicuro, però fully suppressed giapponesi comunque a 4 o meno, cioè sono super tenaci. Ne mandiamo uno su, appena ne mandiamo uno su succede pum pum pum, tipo un tiro al piccione qua, ho paura. Tipo, va bene, dai, facciamo sto tiro al piccione, se è quello che volete. Oh, vediamo chi fa opportunity fire. Ah, lei perde ovviamente il consiglio, ragazzi, perché si è mossa adiacente ad altre, quindi deve fare anche il facing, tra l'altro. Cominciamo a fargli opportunity fire, sì, anche certo che gli facciamo opportunity fire, anche adiacente. Con questa qua opportunity fire al 3, questo non è final opportunity fire perché non è marcata used. Allora al 3 tanto abbiamo modifica del più 1 perché è adiacente, ragazzi, è solo sull'opportunity fire sta roba qua. Più 1 the target unit is adjacent, perfetto. Qua togliamo il consiglio perché spariamo, quindi da 3 andiamo a 4, ma c'è di più perché praticamente lei è anche adjacent qua. Quella è una modifica iniziale. Quando fai opportunity fire, questi valori qua, no? Allora, per modificare all'inizio il firepower, più 1 se è adiacente, come in sto caso, più 1 se per sbaglio hai marchiato l'unità, questo, che l'aspetti, sei là, fai il tiro a fagiano, più 1 se spegni un command point, meno 1 se devi cambiare il facing perché sei orientato da un'altra parte. I giapponesi non possono farlo questo. Però in ogni caso non può mai superare il tuo firepower, proficiency firepower principale, no, quindi non può mai andare sopra il 4. In questo caso abbiamo solo più 1, andiamo a 4, quindi perfetto. Dopo aver fatto sta roba qua ci sono una serie di modificatori normali, no, quindi in questo caso qua non è in open ground, però è in giungla, però è adiacente, quindi abbiamo un più 3, quindi capite, da 4 andiamo già a 7, però è higher elevation rispetto a noi, quindi meno 1 è a 6. Possiamo fare con qualcun altro, proviamo con loro qua. E qua cosa abbiamo? Un 3, non siamo adiacenti, non siamo niente, abbiamo un 3, meno 2, 1. Vedi qua, però non conviene con lui qua farlo. Non conviene, loro vogliamo mandarli dentro, dobbiamo essere almeno in 2 là, dopo, perché anche loro porteranno dentro un altro. Ed è comunque anche decisioni che adesso o quante robe ci sono in gioco. Quindi no, niente, mi è andata bene, già, ho fatto bene, no. Cioè, più che altro noi non dovevamo prima fare questo discorso qua, quindi anche lui lo manda dentro qua. Vogliamo sparare? No, quasi quasi, dato che sono tutti cosi, proverei a muovere questo di qua, che ho paura poi che mi cecchini lui, però d'altronde questo qua non fa niente, ci serve un sacco di gente là. Allora proviamo intanto, vabbè, questa è fully suppressed, però proviamo a fare il test del morale, dobbiamo fare 4 o meno, niente. Però ma sì, dai, lo facciamo ripetere. Il command point si può utilizzare per rifare il test del morale, niente ovviamente. Quindi ok, americano, tocca a te. Cosa fai americano? È difficile giocarlo bene sto gioco, cioè è bello, mi ero dimenticato perché sono i giapponesi. Allora tu puoi sparare solo a gente che hai in fronte a te, cioè il fronte è, vediamo, rispetto a sto americano qua, tutta la gente che ha davanti. Quella che ha a fianco o dietro dovrebbe cambiare il facing per spararle. I giapponesi non possono mai cambiare il facing quando fanno final op fire, ok? Quindi in questo caso qua, questo qua si aspettava che dopo entravano gli americani, quindi si sarebbe messo così. Questo invece si è messo così come si è messo, perché questi qua non erano ancora used prima, oppure non mi ricordo. Quindi così si preparava tutti e due, ma questo che è entrato dopo, questi erano già used, entra così, no? Perché se no l'americano adesso potrebbe fare quello che sarebbe quello che faccio io, perché faranno 1-2 che va qua, così da qua solo loro possono fare final op fire qua, perché vedi, questo è il loro fronte, ma loro sotto non possono fare final op fire qua, perché questo è il loro fronte. Quindi facciamogli sto final op fire, che ovviamente lo fanno, quindi loro hanno un 3 meno 2 del final op fire,
però più 1 perché sono adiacenti, quindi un meno 1, quindi un 2. Però di più hanno open ground, più adiacenti, disastro, più 7. No dai, scherzavo, è meglio tentare prima di... scusate ragazzi. Allora direi che tentiamo di sparare con questi qua, anche se sarà difficile. Allora loro hanno un 4, e qua c'è un 2 della foresta, meno 2, quindi è con un 2. Tentate di fare qualcosa, va, perché sennò... Un 1 ragazzi. Allora, con un 1, regola generale, l'unità è sempre almeno suppressed. Con un 10 è sempre mancata. Bene, quindi loro hanno tirato un 1 però. Avevano un coso di 2, quindi vabbè, non gli fanno niente. Però, quindi sono suppressed, ma sono tutte e due suppressed, signori. Quindi molto bene il discorso. Cosa succede con l'1? Qua possiamo tirare perché dobbiamo verificare se succede un evento. Abbiamo tirato un 3. 3 si va a vedere sulla tabella dei giapponesi. Quindi il giapponese tira qua. Se tiravamo l'1 o il 2, si guardava qua. L'1 lo tirava chi ha fatto colpo, chi ha sparato. Se veniva fuori un 2, tirava sulla tabella l'avversario. Il 3 tira il giapponese, ovviamente. Quindi questa è solo per il Pacifico qua. E 4 più non succedeva niente. Quindi un 3 adesso tira il giapponese qua. Vediamo cosa succede. Un 4, vediamo un 4. Fug Babe Wrath, giocatore giapponese seleziona una unità di fanteria che non è montata su veicoli a qualche parte. Se è concealed, rimuove il concealed marker. Se non è usata, il giapponese tira un dado e non è un decoy o un wire, filo spinato. E un decoy invece sono i segnalini falsi, ragazzi, cioè che tu tipo nebbia di guerra pensi se c'era qualcuno là, invece non c'è niente perché non lo sai dove c'è il decoy, c'è il concealed sopra, no? Vabbè, tira un dado, se tira un 9 o più l'unità spara a un target immaginario causando muzzle flash e la metti come used. Se l'unità non è un marine, aggiungi 3 tiro di dado. Il muzzle flash dovrebbe essere qualcosa qua, un'altra regola. Allora qua ce l'abbiamo il bersaglio qua. Un'unità gli togliamo il concealed marker. Vabbè, qua sono anche in 2. Vediamo se tiriamo un 9 o più. Ah sì, avevo tirato proprio giusto. Allora l'unità là spara un target immaginario e viene anche messa come used quella fatalità che la volevamo usare anche. Che disastro. I muzzle flash sarebbero robe che si utilizzano di notte. Qua siamo in pieno giorno, quindi c'entra anche se spariamo un coso illuminato, sanno dove siamo lo stesso, non hanno problemi di visibilità. Comunque possono succedere robe carine, partono banzai charge, ambush, sniper attack sui giapponesi. Di qua, anche di qua di tutti i colori, perché poi possono applicare da una parte e dall'altra, quindi danno un po' di variabilità. Comunque vedete che disastro, ce l'ha marcato come used, questa noi la volevamo adoperare. Infatti col secondo coso qua mi sa che a sto punto noi spariamo là dentro e basta. Poi saremo anche in open terrain, però abbiamo 10 morali. Spariamo qua, abbiamo un 4, però abbiamo un meno 2, un meno 3, perché giungla e sono anche più alti, quindi 1, però abbiamo anche un più 3 perché sono adiacenti, quindi un 4. Niente, tocca il giapponese. L'americano ha usato tutto. Il giapponese ancora 2 unità. Com'è possibile che... perché abbiamo fatto gli upfire, eccetera. Così può muovere lei. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi perde il consiglio. Però qua lo riguadagna anche. Perché qua è fuori linea di vista. Viene messo lo used, no? E poi a questo qua che potrebbe fare da qua 4 da qua, no? Giungla e higher elevation. Quindi si check la route. Comunque fase di rotta qua è Dio. Suppressed si rimuove, peccato, però adesso gli pioverà l'ira di Dio su quella collina. Fully suppressed diventa suppressa. Buon ragazzi, ultimo turn. Vediamo se schiudiamo via sti cosi dalla collina. Magari ne utilizziamo uno per sparare prima con questa, prima che rompano. Facciamo use, spariamo là dentro per forza. Quindi 7, però siamo higher terrain, quindi 8 meno 2, quindi al 6 ragazzi. Un bel 3, giusto? Fare schegge, fanno i mobili dell'Ikea con quel ciuffo di giungla, no? Quindi un bel 3. Noi avevamo un 6, quindi sono fully suppressed qua, guarda che bello.
perché il 3 più 3 fa 6. Mi raccomando, teniamo il verso, perché qua hanno il verso specifico loro, che è importante. Allora, o li andiamo dentro qua, che potremmo anche, certo che potremmo, li prendiamo proprio di sorpresa, che abbiamo il Senshin. Beh, però prima facciamo una roba vitale, tentiamo di sparare questa mitragliatrice qua, per inchiodare un po' di gente. Qui ha solo un -2, quindi un 7, -2 al 5. Un 5 fatalità, ci è soppresso. Poi quello che sto pensando io è di inchiodare questi qua con quelli. Se noi partiamo qua, questi hanno il Senshin, cosa vuol dire? Che aggiungono più 2 al melee, quindi vanno a 5 in melee, sono forti. Oltretutto possono muovere uno in più e hanno anche più 1 di morale, però non nella rotta. Comunque fanno qua, questi perdono anche loro il conceal, quindi fanno 1, 2, 3 e loro ovviamente fanno fire. Quindi Upfire è adiacente, quindi vanno a 4, -2 perché è la giungla, vanno a 2, però un più 3 perché hanno anche l'adiacenza della situation, quindi è 5. Niente, cavolo, non ce la fanno. Anche gli altri però lo fanno sicuramente. Questi qua ti arrivano addosso tutti gasati con shintoismo, robe. Un 4 almeno li sopprimono. Allora, cosa succede quando li sopprimono? Così vediamo, possiamo anche vedere. Loro possono continuare il movimento? Sì, ma devono fare il moral check. Adesso sono suppressed, hanno un 7, però hanno il 6 shin, gli fanno un +1 il moral check, quindi l'8 o meno. Fanno 8 o meno. Sì, possono continuare, vanno dentro. Loro 1, 2, 3 vanno dentro. Loro non possono fare Upfire perché sono in mischia. E gli altri non possono sparare dove ci sono altre unità amiche, si possono sparare attraverso dove ci sono unità amiche. Disastro. E li mettiamo used, vedete? 6 shin, perché così poi ci ricordiamo. Quindi col mortaio cosa facciamo? Tentiamo di polverizzare quella roba. Abbiamo un 8, -1 fa 7, -2 della giungla 5, però +1 dell'altura e abbiamo un 6. Se facciamo un 3 le polverizziamo. Però un 3, ragazzi. Prendiamo un command points per portarlo a 7. E un 7, dobbiamo fare 4 o meno. Facciamo 4 o meno e li facciamo saltare per aria. Se non avessimo usato questa cosa qua, sul command points, niente. Praticamente facciamo un canestro e cade sto subbiotto qua, proprio pam, li fanno saltare, pam. Non so perché ride, sono stupido, ragazzi, ve vi spiego perché hanno 3 qua, no? Quindi 3 qua e loro sono già ridotti, hanno solo il valore per essere eliminati una volta ridotti. E quindi sì, pum, è stato un colpo perfetto, cioè neanche Michael Jordan, altro che 3 punti, robe. Va bene, quella è stata la prima. La seconda adesso proviamo a mandare la gente là e devono ottenere, perché sennò è un disastro. Questi qua e qua più 4. 5, perfetto, siamo adiacenti in giungla, anche loro però nel consiglio però qua. E attenzione, aspetta un attimo, noi facciamo anche Assault Fire, che quindi è 3, però più 3 6, perché è adiacente qua, 7 perché siamo anche in higher elevation, cavolo. Certo che lo facciamo, perché non dobbiamo farlo? Se li abbiamo proprio sorpresi, no? Però loro, non è che loro prima hanno la possibilità di farci Upfire, fuoco d'opportunità. Però loro forse non vogliono farlo, perché dopo vogliono muoversi per la collina ovviamente, quindi mi sa che tentano di beccarselo, perché se lo facessero poi sarebbero marcate used, e cosa fanno con used? L'ultimo turno devono tentare di salire sulla collina, quindi devono tentare di resistere. Marina hanno un 7, hanno fatto un 8, ragazzi, incredibile. Beh, intanto 2 ne abbiamo utilizzati, quindi vai tu giapponese, cosa vuoi fare? Il giapponese cosa vuole fare? Vuoi andare là dentro? Allora, in questo caso qua noi facciamo adesso Final Upfire, perché possiamo farlo anche. Final Upfire è su una casella adiacente, una che si muove in una casella adiacente a noi, ma se parte una adiacente e vuole venirci dentro possiamo farlo qua, sto Upfire, in questo caso Final Upfire perché siamo used, quindi è un 3 -2 del Final Upfire, però +1 perché siamo adiacenti, quindi è un -1, quindi è un 2 di più. Poi i modificatori della tabella qua, oltre a questi di base, abbiamo un +1 perché siamo più alti, quindi a 3, in più abbiamo
abbiamo un +7 perché lei si sta muovendo in open terrain, più è anche adiacente perché sono le situations, che è diverso dall'adiacente del primo modificatore iniziale dell'Opfire. Quindi possiamo fallire solo tirando un 10, perché col 10 si fallisce sempre. Abbiamo fatto un 10 ragazzi, abbiamo mancato, incredibile. Allora lui ci viene dentro, e ci viene dentro con lo Seishin, perché è anche uno Seishin questo. Used Seishin. Disastro. Vabbè, comunque il giapponese deve fare 3 cose e sicuramente con sti mortai qua vorrà sparare là. Quindi cos'ha? Un 6, -2 della giungla. E no, in realtà anche un +1 perché è in higher elevation, quindi è un -1 solo. Al 5, disastro. Ha tirato un 5. Siamo fully suppressed adesso. Disastro. Con sta mitragliatrice qua. Tanto li facciamo. Bisogna fare il moral check qua. 5. Passato perché è 7. Spara qua. Allora lei ha 6. Però un -1 perché lower elevation. Noi siamo higher. Siamo più alti. 5. -2 della giungla è al 3. Deve sparare al 3. Un 2 ce la fa, però non può ferirci, però ci rompe le palle, insomma, ed è used ovviamente. Poi i giapponesi hanno usato tutto, gli americani adesso devono fare test di morale a nastro e non hanno command points, mentre i giapponesi se ne sono conservati uno. Mettiamo qua, poi è prezioso. Moral check di questa al 2 ragazzi. Che disastro, niente, questa è used. Moral check di quella. Che disastro, anche questa niente, non lo supera. Vedete che disastro, in fase di rotta è tutto sto gioco. Questa qua, dai, almeno tu devi resistere. Un 6, boh, perfetto, lei sa presto al 6 lo fa. Quindi lei fa 1, 2, 3, 4, 5. Tenti di mettersi su questa collina qua. Adesso c'è la fase di rotta. Allora, comincia a farla prima chi muove prima lo scenario, che è importante. Quindi chi deve testare la rotta? Chi è in corpo a corpo. Quindi lui decide di testare prima questa. Allora il Seishin non vale sulla fase di rotta, quindi non ha il +1, però lui ha 10 di morale, quindi superato in automatico. Lui è superato in automatico, lui è suppressed, però deve fare un 7. È a posto anche lui. Tocca all'americano. Allora questi qua sono a posto, questo qua è a posto, però questo vedete l'ho scoperto ed è suppressed. Tra l'altro l'americano, non solo l'americano, tutte le unità che si trovano in corpo a corpo con i giapponesi hanno +2 il morale. Non so perché sta roba, perché sono convinti, perché loro consideravano, cioè li sottovalutavano questi ometti gialli, consideravano razza inferiore, poi li hanno presi di brutto all'inizio infatti, e poi comunque avevano anche uno sentimento di rivalsa, di così, perché dopo per l'Arbor così, tutte queste robe qua, quindi e vantaggi da una parte anche dall'altra, quindi dai, stai là. Un 6 ragazzi, bene, tiene la posizione molto bene, potrebbe fare la differenza tra vincere e perdere. Ma dai, divertiamoci il corpo a corpo intanto sti qua hanno 6 shin. Allora vediamo come si fa il corpo a corpo. Allora l'unità, il valore di unità al corpo a corpo, la forza è quella a sinistra, ma se c'è un numeretto in basso come adesso qua, sto 3 piccolissimo, quello è il loro valore di corpo a corpo. Se però sono entrati con Seishin, cioè hanno puntato il nemico e sono entrati corpo a corpo e hanno sta abilità qua, come abbiamo fatto noi, c'è lo Use Seishin sopra, hanno un +2, quindi hanno 5 in corpo a corpo. Sono più forti degli americani perché gli americani hanno un 4. Quando tu non hai il numeretto sotto, la tua forza è quella a sinistra forte qua, quindi gli americani hanno 4. In corpo a corpo si tirano 2 dadi per unità, ogni hit è il valore di fuoco o meno, quindi gli americani 4 o meno, i giapponesi 5 o meno, e si tirano in simultanea. Quindi vediamo, dai, tiriamo prima il giapponese, tanto che non ho 8 dadi, 8 mani, cioè non sono l'uomo granchio così. Vabbè, prima il giapponese fanno un colpo, 3 colpi fa il giapponese. L'americano fa 2, attenzione, 3 colpi anche l'americano. Vabbè, allora cosa succede? Un'unità di questa deve essere ridotta perché prende 2 colpi, no? Cioè quindi è eliminata. L'altra unità prende un colpo, è ridotta, e quando sei ridotto sei anche fully suppressed. Stessa roba gli americani, perché hanno preso 3 colpi, no? 2 colpi vanno su un'unità che è eliminata, l'altra è ridotta e
fully suppressed, e rimangono là sullo stesso coso. Va bene, dai, facciamo sto combattimento qua che della partita. Giapponese ha fatto 2 colpi, ragazzi, cioè, l'americano, anche l'americano ha fatto 2 colpi, si sono ammazzati a vicenda. Cosa disastro. Sono tremendi colpi a colpi qua. E capite bene che entrare in corpo a corpo dove c'è un'unità col fully suppressed o suppressed è bene, perché se magari non supera il test di morale, quando tu non superi il test di morale nella root phase, prima di risolvere corpo a corpo, devi uscire, e se esci da un corpo a corpo e non c'è nessuna unità dentro tua che sta combattendo, sei eliminato in botta, perché loro praticamente, tu vai via, ti sparano sulla schiena, per esempio qua che c'erano 2 unità giapponesi o 2 americane, va bene, 2 americane, se una americana non passava il test di morale andava via, andava bene, poteva ritirarsi dove c'era a riparo, perché una restava in corpo a corpo. Va bene ragazzi, finito lo scenario. Altra cosa abbiamo visto, cioè il command point lo puoi utilizzare in corpo a corpo per ritirare i dadi di una unità nella mischia, non se hai più point non ne puoi utilizzare tipo una per unità in quell'esagono, in quella mischia, quindi ritiri 2 dadi, non male. Oltretutto me lo ero conservato anche perché magari se falliva test di morale o andava male il tiro qua. Però comunque fine lo scenario, gli americani sono sì con unità qua, anche se non è che sì, andando bene qua, ce ne stanno prendendo tutte e 2 in realtà, però sono stati bravini, dai. No, più che altro hanno fatto un colpo da maestro qua, cioè che non so, cioè, gli farò un quadretto sta unità di mortali qua, è speciale, devo segnarla, è quella buona. Ragazzi, questo è il nostro training scenario numero 2, poi vedremo se ne faremo altri, cioè io comunque me lo gioco, mi diverto un sacco. Questo era Band of Brothers Old Breed South Pacific di Worthington Games. Invece io sono stato James, questo era Winter Quartering. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mi piace, fate come volete, però attenti che sennò mi fanno la carica col Senshin qua quindi poi problemi. Dai ragazzi, fate i bravi, statemi bene, ci vediamo alla prossima, ciao belli.